Sicuramente chi ha un terreno in campagna o in montagna dove vuole provare a coltivare qualsiasi cosa, che siano piante da frutto, un orto o piante di mirtilli, si sarà trovato ad affrontare il problema degli animali selvatici. Questo per me è un problema decisamente ricorrente e abbastanza invasivo, e ci ho messo un po' per capire anche come mai le mie piante da frutto erano così sofferenti. Poi, installando tutta una serie di videocamere, ho scoperto che c'è un bel via vai di animali selvatici, in particolare cervi. I cervi veramente vengono qui e mangiano qualsiasi germoglio, dalla pianticella alle piccole coltivazioni. Come si risolve questo problema? In realtà l'unico sistema è recintare le singole piante, recintare la singola area dell'orto, creando un impatto estetico non sicuramente bello, perché non mi piace avere queste reti attorno alle piante, ed anche poco funzionale, perché se dobbiamo andare a potare, se dobbiamo andare a raccogliere frutti e così via, è un gran casino, ogni volta bisogna aprire, togliere, e quando nevica le reti si appesantiscono e vanno a fare più danno che guadagno. Quindi la soluzione ideale sarebbe recintare tutta la proprietà con una recinzione alta 2 metri, con dei paletti conficcati nel terreno. Questo è il sistema definitivo a cui ho sempre pensato. Questo sistema è molto costoso, e qui ancora di più, perché si tratta di portare centinaia di metri di rete, di ricavare i paletti, e quindi un lavoro davvero molto lungo, molto impegnativo, che sinceramente non mi andava di fare. E allora, a seguito della visita in alpeggio che ho fatto recentemente con i ragazzi dell'azienda agricola Madalù, mi sono riuscito a informare un pochino di più sulle recinzioni elettrificate che loro utilizzano per il bestiame, per tenerlo chiuso dentro. Mi hanno consigliato di utilizzarla anche per tenere appunto fuori gli animali selvatici, quindi utilizzo bivalente: tenere gli animali dentro o tenere gli animali selvatici fuori. Qual è il vantaggio di una recinzione elettrificata rispetto a una classica rete? I vantaggi sono, secondo me, due principalmente. Uno, la praticità di installazione, e due, il costo. Una recinzione elettrificata costa decisamente meno rispetto a una rete completa da installare lungo centinaia di metri, e la praticità di installazione, anche questa è notevole, perché possiamo utilizzare dei paletti, semplici paletti di plastica, se vogliamo possiamo ricavarli noi, possiamo collegare gli isolatori agli alberi e quindi far passare il filo anche nel bosco. È un sistema sicuro, quindi praticamente, volendo, in una giornata, forse anche meno, riusciamo a completare il nostro impianto. Lo possiamo modificare nel corso del tempo anche in modo molto facile, e quindi è sicuramente la soluzione più pratica. Facendo una ricerca per avere più informazioni riguardo a queste recinzioni elettrificate, ho trovato il sito della Gemi Elettronica, che ho contattato per avere maggiori informazioni riguardo a queste recinzioni, e sono stati estremamente gentili da fornirmi tutte le informazioni necessarie per fare un lavoro fatto al caso mio, e abbiamo anche intrapreso questa collaborazione. Quindi io vi presento in questo video i loro prodotti. La Gemi è un'azienda italiana, quindi sono prodotti made in Italy. Questa è una recinzione made in Italy. La recinzione elettrificata non è assolutamente pericolosa, è un sistema che dà delle piccole scosse elettriche al contatto, quando l'animale si avvicina, semplicemente spaventandolo e tenendolo quindi alla distanza dalla nostra proprietà. Adesso andremo a vedere tutti i vari pezzi che compongono questa recinzione. Oggi inizio a mettere giù i paletti, poi completerò un altro giorno la stesura di tutta la recinzione, e andremo a fare il collegamento completo. Comunque vi spiegherò in dettaglio, facendovi vedere tutti i particolari, come funziona e come si installa questa recinzione elettrificata. Ecco, ho qui tutto il materiale necessario per una installazione a regola d'arte.
I paletti li avete già visti prima, sono paletti di plastica con un puntone inferiore per conficcarlo nel terreno. Non sono indispensabili perché potete crearvi anche voi la paleria, però nel mio caso per fare un lavoro più rapido possibile ho preferito utilizzare quei paletti lì. Volendo poi, se per una questione estetica vogliamo sostituirli nel corso del tempo, possiamo tranquillamente farlo. Poi qui abbiamo una busta con degli isolatori. Gli isolatori sono quelli che ho applicato sui tronchi degli alberi, quindi paletti e isolatori per tendere tutta la recinzione. L'isolatore serve per evitare che il filo della recinzione tocchi l'albero, quindi è per l'appunto isolato dal resto dell'albero. E qui mi collego all'operazione che andrò a fare adesso che tenderò il filo della recinzione, cioè andrò in giro con un falcetto e pulirò tutto il percorso della recinzione da eventuali contatti del filo con il terreno tramite arbusti, alberi e fili d'erba, perché dobbiamo evitare che la recinzione scarichi a terra. La recinzione deve essere isolata dal terreno, perché se no scarichiamo la batteria e il suo funzionamento potrebbe risultare più inefficiente. Qui la Gemi mi ha mandato anche il pannellino fotovoltaico per rendere totalmente indipendente l'impianto, in modo che la batteria resti sempre carica senza manutenzione, quindi senza doverla ricaricare. Questo è il cuore dell'impianto, è l'elettrificatore che dopo andremo a vedere meglio. Comunque è quello che genera queste piccole scosse con una elevatissima tensione e una bassa corrente. Qui davanti invece abbiamo i fili della recinzione, che sono dei fili sembrano in Teflon, molto resistenti, con dei fili metallici all'interno. Due kit di maniglie, perché ho bisogno di creare due ingressi separati, e queste maniglie servono per evitare di dover scavalcare ogni volta la recinzione elettrificata. Quindi tramite queste maniglie apriamo, possiamo richiudere e tutta la recinzione poi risulta funzionante senza interruzioni, perché vedete sono per l'appunto tutte metalliche, quindi conducono la corrente da un capo all'altro. Poi abbiamo due diversi tenditori. Questo è un tenditore da applicare alle estremità e questo è un tenditore da applicare nei punti intermedi della recinzione per tensionare il filo e avere un risultato più bello ed efficace. E poi questi cartelli di avviso per l'appunto che c'è una recinzione elettrificata, semplicemente per un discorso, nel caso non voleste prendere la scossa, è giusto che sappiate che c'è una recinzione elettrificata. Questi sono i picchetti per la messa a terra, lunghi 1 metro. Io direi di iniziare il lavoro e vediamo come sarà il risultato finale.
e guardate proprio qua sotto ci sono cacche di cervo. In questo periodo stanno girando tantissimo qui all'interno. Ecco, vedete, questa è tutta la parte in cui ho utilizzato gli isolatori sui tronchi degli alberi. Qui ho la fortuna di avere questa parte in cui non sono necessari i paletti. Ho quasi finito, siamo arrivati al cancello. Adesso poi qui vedete bisognerà fare pulizia, tirar via tutta questa ramaglia. Ed eccoci arrivati. Ok, ho completato l'installazione di tutta la recinzione, adesso sto facendo un giro per verificare che sia tutto al suo posto, tensionato, dopodiché andremo ad occuparci della parte elettrica collegando la batteria. Se il filo non è ben tensionato, abbiamo appunto questi tensionatori, sono fatti apposta. Facciamo qualche giro, mettiamo bene in tensione la nostra recinzione. Bene, ora andrò ad occuparmi della parte elettrica. La prima cosa che farò sarà piantare questi picchetti per la messa a terra, dopodiché collegheremo tutto l'impianto, batteria, elettrificatore e pannello fotovoltaico. Siamo al 2 di novembre, ma fa un caldo pazzesco, tant'è che mi sono tolto la maglietta proprio perché stavo sudando quasi come in estate praticamente. Pensate che lo zero termico lo danno a 4000 metri ai primi di novembre. Comunque ho piantato i picchetti a circa 1 metro di profondità. Sull'elettrificatore della GEMI viene consigliato di installare 3 picchetti distanziati a 3 metri di distanza l'uno dall'altro. Io ho fatto un po' di testa mia, però sembra che funzioni tutto correttamente. Quindi adesso il lavoro è finito, devo solo collegare il pannello fotovoltaico. Vedete, qui ho creato questo collegamento tra tutti i fili della recinzione, per l'appunto per distribuire la corrente a tutti i fili. Questo è l'elettrificatore della GEMI, è una cosa veramente molto semplice, c'è semplicemente un filo di messa a terra, il cavo della batteria, oppure possiamo collegare la 220, quindi funziona sia con la batteria che con la 220 in base a quello che preferite. È un elettrificatore extra forte, quindi adatto proprio agli animali selvatici quali cervi, cinghiali e via dicendo. Molti pensano che la scossa che l'animale selvatico
riceve sia la stessa che riceviamo noi toccando la recinzione, che comunque non è già una bella schicchera, perché l'elettrificatore è quello più forte. Dovete considerare che noi abbiamo le scarpe con la suola in gomma, mentre gli animali selvatici hanno gli zoccoletti e quindi scaricano tutto a terra, quindi questa schicchera per loro è più forte ed è questo che li fa desistere dall'entrare all'interno della recinzione. Ora faccio un giro di ispezione su tutta la recinzione per verificare che funzioni in ogni tratto ed applico questi cartelli di avviso per il recinto elettrificato che sono sempre stati inviati dalla Gemi. E finalmente posso liberare le piante da frutto dalla loro prigionia e da queste brutte reti che oltretutto mi davano parecchi problemi durante le nevicate, perché flettevano andando a danneggiare i rami degli alberi. Grazie a Gemi Elettronica per avermi fornito tutto l'occorrente per completare questo lavoro. Devo dire che sono veramente molto soddisfatto del risultato. Vedremo ovviamente l'efficacia reale della recinzione elettrificata, avrete aggiornamenti. Continuerò a monitorare tramite le videocamere le intrusioni di cervi ed altri animali selvatici. Comunque i link della Gemi Elettronica li trovate sotto in descrizione. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!